Oggi realizziamo insieme questo gioiellino. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, veramente un gioiellino. Si tratta di questa clutch realizzata a punto rete. Nel tutorial vi ho mostrato tutto passo passo, fodera a sacchetto compresa. E per realizzare questo progetto ho utilizzato la nuovissima raffia metallic di Hobby Perline. Questa raffia spettacolare che darà vita a delle borse veramente spettacolari ed uniche. Io ho mixato questi due colori che ricordano molto il mare ed ho scelto appunto una chiusura che appunto si abbinasse un po' con i colori. Ho abbinato poi questa catena particolarissima che ora non ho applicato perché altrimenti faccio troppo rumore, però è una catena da 110 cm e ha già i suoi moschettoni che va direttamente applicata e potete toglierla e metterla secondo l'utilizzo che volete fare della borsa, perché con 110 cm riuscite a portarla sia a spalla che a tracolla. Comunque tutorial spiegato passo passo, vi ho dato tutti i dettagli, quindi vi basta prendere il materiale. Trovate il kit dei materiali completo sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni insieme a tutti i dettagli del materiale. Progetto comunque facilissimo e velocissimo, perfetto anche per le principianti, quindi se sei una principiante e vuoi provare a realizzare questo progetto puoi farlo tranquillamente perché abbiamo utilizzato solo punti base dell'uncinetto. Se invece non hai mai fatto uncinetto puoi dare un'occhiata alla playlist della scuola di uncinetto che abbiamo qui sul canale e poi tornare su questo video per realizzare la tua clutch. A questo punto non mi perdo in chiacchiere, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram dove pubblico tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial e supportarmi in maniera gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto, anche se già vi ho detto tutto, e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo la nuovissima metallic raffia di Hobby Perline ed io ho scelto queste due colorazioni che mixerò insieme. Avremo bisogno di una chiusura in resina, 110 cm di catena per tracolla, opzionale del tessuto per la fodera. Lavorerò il tutto con l'uncinetto numero 6, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla base, io unirò i due colori insieme, quindi lavorerò a doppio. Se avete preso un unico colore, raddoppiate comunque il filo, quindi lavoratelo sempre a doppio così vi ritroverete con i punti. Facciamo un cappio iniziale e ci andiamo ad avviare 20 catenelle. Bene, ho fatto le mie 20 catenelle che corrispondono esattamente a 20 cm. Quindi a questo punto dobbiamo iniziare la lavorazione del nostro fondo. Quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto mi inserisco e lavoro una maglia bassa ed alzo il lavoro facendo un'altra maglia bassa sempre su questa maglia bassa come facciamo di solito, quindi devo sostituire la prima maglia alta. Questo sarà il nostro primo punto, possiamo marcarlo così sappiamo dove dobbiamo chiudere e procederemo lavorando una maglia alta in ogni catenella sottostante.
Bene, ci ritroviamo nell'ultima catenella dove lavoreremo la maglia alta che dobbiamo comunque lavorare, ma dovremo andare a fare anche l'aumento per passare poi sull'altro lato. Quindi lavoro questa prima maglia alta che si trova esattamente su questo lato, poi lavoro una catenella, 2 maglie alte sempre nella stessa catenella, una e 2, una catenella ed un'altra maglia alta. In questo modo mi ritroverò sull'altro lato. Ora procedo lavorando una maglia alta in ogni punto successivo sottostante, quindi parto dal punto successivo e lavoro una maglia alta e procedo così per tutto il giro fino ad arrivare alla prima catenella che abbiamo lavorato. Se risulta essere un po' dura da lavorare, nel senso che non scivola bene sull'uncinetto, come vi ho consigliato anche per la fettuccia ad effetto pelle, andate un po' ad oliare l'uncinetto così scivolerà meglio. Ok, siamo arrivati nell'ultimo punto dove dovremo ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto su questo lato, quindi lavoriamo una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte all'interno dello stesso punto. E 2, facciamo una catenella e dovremo andare a chiudere con una maglia bassissima esattamente in questo primo punto. Quindi ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassissima. Questo sarà il risultato della nostra base e vi dico anche il numero di punti totali che abbiamo, perché ho notato che molti di voi lo cercano spesso e me lo chiedono. Quindi abbiamo 19 punti su entrambi i lati più lunghi e 2 punti sui lati più corti. Sono un totale di 32 punti, 32 maglie alte, poi se aggiungiamo le catenelle, quindi una per angolo, arriviamo a 36 punti, perché comunque anche le catenelle vanno lavorate dopo, quindi abbiamo un totale di 34 punti a cui bisogna aggiungere lo spazio di una catenella. Avremo una piccola base di 20 cm a fronte dei 19 cm della chiusura, anzi 18, quindi la chiusura misura 18. Abbiamo una base di 20 cm, ma calcolate che ora a parte inizieremo a lavorare appunto rete, ma andremo comunque a fare gli aumenti negli angoli. Quindi inizio alzando il lavoro con 3 catenelle che mi vanno a sostituire la prima maglia alta e aggiungo una catenella che sarà quella di separazione. Quindi ho 4 catenelle. Ora salto un punto, quindi questo punto qui, vado nel successivo, esattamente in questo, e lavoro una maglia alta. In questo modo faccio poi una catenella, salto di nuovo un punto, quindi questo qui, vado nel successivo e lavoro una maglia alta. Lavoreremo quindi appunto rete, otterremo quindi un corpo borsa tutto traforato.
Procediamo in questo modo fino ad arrivare nell'angolo, quindi ci dobbiamo ritrovare qui dove c'è lo spazio formato dalle catenelle. Ok, questo sarà il risultato. A questo punto faccio una catenella e devo andare a lavorare un aumento nello spazio sottostante, quindi mi inserisco all'interno dello spazio e lavoro una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. In questo modo, questo procedimento lo ripeteremo in ogni spazio formato dalla catenella sottostante, quindi di base noi abbiamo tutte maglie alte, abbiamo la catenella solo negli angoli, quindi esattamente in questi punti andremo a lavorare una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. Dopodiché procedo facendo una catenella e lavorando una maglia alta nel punto alto sottostante, quindi mi inserisco e lavoro una maglia alta, catenella, salto il punto successivo, vado nello spazio formato dalla catenella e lavoro l'aumento, quindi una maglia alta, una catenella ed una maglia alta nello stesso spazio. Poi una catenella e continuo lavorando nello stesso modo, quindi mi inserisco nel punto sottostante, quindi non vado a saltare il primo punto dopo l'aumento, ma lo lavoro e faccio una maglia alta e poi procedo catenella, salto un punto, vado nel successivo e lavoro una maglia alta. Continuo in questo modo fino al termine del giro. Dovremo ritrovarci esattamente qui nello spazio formato dalla catenella, quindi lavoreremo l'aumento e poi chiuderemo il giro. Ok, ho terminato il giro, concludo con una catenella e vado a chiudere nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi 1, 2 e 3, mi inserisco proprio nel centro e lavoro una maglia bassissima in questo modo. Ora, avendo fatto gli aumenti, la base è diventata anche più grande, quindi abbiamo raggiunto in totale 22 cm, il che va benissimo per la chiusura che abbiamo a disposizione, perché se noi andiamo a calcolare la misura interna, quindi quella dove andrà inserito il bordo della borsa, risulta essere molto più stretto, quindi se noi calcoliamo esattamente da qui, quindi non proprio la misura completa, ma più o meno dove va inserito il bordo, abbiamo ben 16 cm e mezzo, quindi la misura del nostro fondo è praticamente perfetta. Quindi ora non andremo a fare più altri aumenti, perlomeno per quanto riguarda il lavoro che vi sto mostrando. Ovviamente se variate le misure dovrete adattarlo comunque in base alle modifiche che avete fatto, soprattutto se magari utilizzate un filato diverso. Vi consiglio di seguire le misure in centimetri. A questo punto non dovremo fare altro che continuare il nostro corpo borsa a punto rete o comunque punto traforato. Quindi abbiamo chiuso con maglia bassissima. Ora ripartiamo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Volendo potremmo fare anche le 2 maglie basse, una sovrapposta all'altra, ma per questo progetto direi che va benissimo fare anche le 3 catenelle.
Ok, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, dobbiamo fare la catenella di separazione, quindi partiremo sempre con le 4 catenelle iniziali. A questo punto carichiamo il filo e ci andiamo ad inserire sulla maglia alta successiva sottostante. Ci inseriamo proprio al centro della maglia alta, in questo modo non andremo a prendere la catenella perché altrimenti la rete vi risulterà sfalsata. Se noi andiamo ad inserirci al centro proprio della maglia alta, ora capisco che con questo filato risulti un po' difficile farvelo vedere, cercherò di mostrarvi al meglio. Questa è la catenella, per esempio. Noi non dobbiamo inserirci qui, ma ci andiamo ad inserire sulla prima solina della maglia alta. Quindi dove si crea la V, noi ci inseriamo con l'uncinetto proprio qui. In questo modo tutte le maglie verranno dritte, precise, una sopra l'altra e non sfalsate. Quindi ci inseriamo con l'uncinetto proprio all'interno di questa asola e lavoriamo la maglia alta. Poi di nuovo catenella di separazione, saltiamo ovviamente lo spazio della catenella e ci andiamo ad inserire sulla maglia alta successiva sottostante, sempre nello stesso modo, quindi nel centro inserisco e lavoro la maglia alta. Faccio una catenella e continuerò in questo modo per tutto il giro perché la lavorazione sarà sempre la stessa: maglia alta, catenella, così via per tutto il giro. Anche dove c'è l'aumento andiamo a ripetere sempre lo stesso procedimento perché comunque abbiamo lavorato le catenelle di separazione, quindi è tutto ben separato. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Bene, abbiamo terminato anche questo giro, ho già fatto la catenella e vado a chiudere con maglia bassissima sempre nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi conto 1, 2 e 3, mi inserisco e faccio una maglia bassissima. A questo punto non dovremo fare altro che ripetere il procedimento che abbiamo fatto in quest'ultimo giro, quindi lavorare una maglia alta e una catenella, una maglia alta e una catenella. Come potete vedere, guardate come è venuto tutto perfettamente dritto e non sfalsato. Noi procederemo in questo modo per tutti gli altri giri e vi verrà la lavorazione tutta super perfetta. Qui in alto troverete indicato il numero di giri totali che lavoreremo insieme alla misura in centimetri, che sarà l'altezza che dovremo raggiungere. Quindi raggiungiamo queste misure e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ovviamente avvieremo il lavoro sempre nello stesso modo, quindi con le 4 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta e la catenella di separazione. Quindi ho 4 catenelle, poi procedo lavorando una maglia alta nel punto successivo, quindi mi inserisco nel centro della maglia alta e lavoro una maglia alta, catenella, maglia alta al centro della maglia alta successiva, catenella e si continua così per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Bene, una volta lavorati tutti i giri, che partendo dal primo giro con l'aumento, quindi dal primo giro di punto alto abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 giri per un totale di
14 cm per quanto riguarda l'altezza vanno benissimo per quanto riguarda la misura della mia chiusura. Quindi a questo punto vado a rifinire il bordo a maglia bassa. Qui ho messo l'imbottitura così intanto la borsa prende forma. Ho già chiuso il giro a maglia bassissima, faccio una catenella che sostituisce la prima maglia bassa e procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto, quindi per ogni catenella e per ogni maglia alta che incontro. Qui nel punto successivo la catenella mi inserisco all'interno proprio della catenella e lavoro una maglia bassa. Punto successivo, la maglia alta, mi inserisco proprio al centro della maglia alta come abbiamo fatto finora e lavoro una maglia bassa. In questo modo procedo nello stesso modo anche per i punti successivi. Bene, ho terminato il mio giro e fatto questo possiamo tagliare quindi il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. Quindi mi inserisco non nella catenella ma nel primo punto. Qui ho la catenella, questa è la prima catenella che ho lavorato, io mi vado ad inserire nell'asola del primo punto, poi rientro nell'ultimo punto. Nascondo il filo attraverso le maglie e a questo punto possiamo procedere con il montaggio della chiusura perché la fodera la faremo a parte, quindi dobbiamo stabilirci il punto centrale dei due lati più corti, regolandoci ovviamente con le maglie della base. Quindi questi sono i due punti centrali della base. Quindi questo sarà il centro del lato più corto. Metto un marcapunti e faccio lo stesso anche sull'altro lato. Questi sono i due punti alti di questo lato, quindi vado a posizionare il mio marcapunti esattamente qui. A questo punto non ci resta che applicare la chiusura, quindi la prendiamo e la andiamo a posizionare sul bordo, portando il bordo all'interno della chiusura. In questo modo dobbiamo assicurarci che i marcapunti corrispondano esattamente alla zona delle viti della chiusura. Volendo possiamo anche bloccarla con lo stesso marcapunti, così non si sposta. Facciamo lo stesso anche sull'altro lato e poi dobbiamo semplicemente andare a mandare il bordo della borsa all'interno della fessura che si trova sulla chiusura, quindi ci possiamo aiutare anche con un cacciavite o con un uncinetto. Lo spingiamo all'interno, volendo possiamo mettere un goccio di colla così resta tutto ben saldo. Bene, a questo punto non ci resta che applicare le viti. Io le ho già applicate quasi tutte, me ne manca solo una. Se fate fatica ad avvitare le viti, vi consiglio di bruciacchiare un po' una punta di un ago e andare ad allargare un po' il forellino. Quindi posiziono la vite e vado semplicemente ad avvitare. Quindi a questo punto possiamo togliere i marcapunti
Ed ecco qui, questo sarà il risultato finale. Ora non ci resta che occuparci della fodera a sacchetto che inseriremo all'interno, ma possiamo lasciarla anche senza nulla. Per la fodera ci ritagliamo un pezzo di stoffa bello abbondante, che sia comunque il doppio dell'altezza della nostra borsa, più un po' di margine. Io ho abbondato su tutti i lati, perché devo andare comunque a rifinire anche i bordi. Quindi per prendere la misura precisa andate a posizionare la vostra clutch al di sopra. Io ho lasciato circa un margine di 6 cm su ogni lato. A questo punto andiamo a ripiegare leggermente il bordino in modo da tenerlo pulito e lo fissiamo con degli spilli. Faremo lo stesso procedimento su tutti e 4 i lati, ovviamente. Una volta che avremo terminato, comunque non vi ho detto che ho ripiegato circa 1,5 cm su ogni lato. Per questo motivo avevo ritagliato la stoffa più larga rispetto a quello che mi occorre, quindi a questo punto vado a passarlo a macchina. Se non avete la macchina andate a cucirlo a mano. Una volta che avremo cucito tutto il bordo avremo un bordo bello pulito. A questo punto andiamo a ripiegare la fodera a metà. Questo è il dritto del mio tessuto e raso, quindi andremo a fare una cucitura sul rovescio e dobbiamo andare ad unire i due lati. Io intanto vado a piegare anche la parte superiore dove dovrà passare il cordoncino di chiusura e me lo fisso con gli spilli. Ora vi dico anche la misura. Quindi ho piegato il mio tessuto e ho 4 cm. Faccio lo stesso anche sull'altro lato. Quindi a questo punto possiamo andare a cucire i nostri lati. Ovviamente non andremo a cucire questa zona qui, quindi ci fermeremo esattamente in questo punto. Quindi ci andiamo a cucire i due laterali qui e poi alla fine ci andiamo a chiudere la parte superiore. Bene, una volta che avrò cucito il tutto, ho cucito anche questa zona qui per far passare poi il cordoncino. Posso andare a rovesciare, quindi la parte in raso deve stare al di fuori. Vado a prendere del cordoncino. Io utilizzerò questo qui che ho utilizzato per creare la borsa nocciolina. Utilizzerò un cordoncino neutro perché magari posso utilizzare lo stesso sacchetto anche per qualche altra borsa, quindi non lo metterò blu. E dovrò ritagliare un pezzo che sia il doppio del lato, quindi in questo modo, calcolando che il mio cordoncino è anche elastico non ne vado a tagliare tantissimo. Quindi ho tagliato circa 70 cm, ne taglio un altro della stessa misura e con l'aiuto dell'ago da lana lo vado a far passare attraverso questa zona qui che abbiamo chiuso. Quindi inserisco l'ago . Poi lo faccio passare anche sull'altro lato, ovviamente. Ora prendo l'altro cordoncino e lo dovrò far passare in maniera opposta. Quindi entro da questo lato . Poi entro sull'altro lato . E questo sarà il risultato, un bel sacchetto da inserire all'interno della borsa. Io avevo in casa queste due perle in metallo con foro grande e le vado ad applicare proprio alla fine del laccetto. Ne avevo giusto due, quindi una per lato. Non sono comprese nel kit, ma molto probabilmente potreste trovare qualcosa di interessante sempre sul sito Hobby Perline.
Una volta che avremo realizzato il nostro sacchetto non ci resta che andarlo ad applicare all'interno della borsa. Ora nel mio c'è un po' di imbortitura. Ed ecco qui, questo è il risultato finale, non ci resta che applicare la tracolla. Io ho scelto questa particolarissima catena che ha già i moschettoni, sono 110 cm di catena, perfetti per poterla indossare sia a spalla che a tracolla, e si va ad agganciare direttamente qui negli anellini che abbiamo sulla chiusura. Io non l'applicherò ora perché altrimenti faccio troppo rumore. E comunque questo è il risultato, io sono super soddisfatta, è venuta veramente un gioiellino, poi con questi colori del mare mixati insieme sono veramente incantevoli, ma soprattutto guardate la chiusura, che spettacolo. Trovate il kit e materiali completo sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso insieme a tutti i dettagli. Comunque è un progetto veramente molto semplice, facile ma soprattutto veloce da realizzare, è perfetto anche per le principianti perché abbiamo utilizzato dei punti base dell'uncinetto, abbiamo realizzato un piccolo fondo e poi siamo salite con la maglia alta, quindi abbiamo realizzato questa lavorazione traforata. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete mi raccomando mandatemi le foto su Instagram così potrò ricondividerle. Continuate a seguirmi su tutti i miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi ovviamente tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!